Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione del numero delle pagine e l'ordinamento della nostra tabella. Oggi invece, come promesso nella scorsa videoguida, ci dedicheremo alle sezioni e quindi creeremo l'elenco delle nostre sezioni e imposteremo la modifica e la cancellazione del record. Ho fatto alcune modifiche alla nostra area privata, ho inserito sotto il titolo anche la descrizione per la nostra pagina e quindi in fase di definizione delle nuove pagine potremo decidere anche di specificare una descrizione che poi verrà visualizzata sotto il titolo. Quindi per prima cosa facciamo una nuova pagina che la chiamiamo elenco sezioni. L'identificativo alfanumerico sarà elenco sezioni e come descrizione gli diciamo pagina dedicata alla modifica e cancellazione delle sezioni. File contenuto principale elenco sezioni.php. Decidiamo di creare il file vuoto, lo posizioniamo nel menu secondario alla voce 1 e salviamo. Ora ci spostiamo in amministra pagine, backend e riordiniamo quindi il nostro elenco. Quindi elenco sezioni l'abbiamo già settato ad 1, nuova sezione lo portiamo a 2, amministra pagine a posizione 3, amministra pulsanti alla posizione 5 e amministrazioni alla posizione 4. Perfetto. Ora modifichiamo il redirect anche di elenco sezioni che deve puntare a se stesso. Quindi ci spostiamo nella seconda pagina, elenco sezioni, li modifichiamo il record a elenco sezioni. Perfetto. Quindi ora all'interno di questa pagina struttureremo la tabella con l'elenco delle sezioni. Quindi apriamo il file appena creato e al suo interno definiamo la query per ricavare le sezioni e strutturiamo tramite le nostre classi la tabella. Dalla precedente videoguida ho eliminato da elenco pagine l'inclusione delle nostre classi e l'ho spostato direttamente nella pagina privata in modo che le classi siano a disposizione di tutti i nostri file. Quindi definiamo la nostra query, delle sezioni vogliamo visualizzare l'id, il nome della sezione, la sua descrizione e il numero di pagine associate a quella sezione. Quindi cell sezioni sarà uguale a select stellina from sezioni as s, left join pagine privata as p, on s.id sezione è uguale a p.fk sezione. Con la left join recuperiamo le occorrenze quindi di sezioni, anche se non c'è una corrispondenza con le pagine, quindi qualora non ci siano ancora associate pagine a quella sezione. Quindi in questo modo ricaviamo s.stellina, quindi tutti i dati dalla tabella sezioni, e poi ci serve il conteggio delle pagine, quindi virgola count, effettuiamo il conteggio e all'interno delle tonde inseriamo p.id pagina, quindi ci conterà quante pagine sono associate a quella sezione e questo valore, per non restituircelo sotto forma di
id pagina, lo rinominiamo con as in num pagine e poi dobbiamo aggiungerli, quindi andiamo a capo, il raggruppamento, quindi group by s.id sezione e la nostra query è pronta. Quindi definiamo le nostre colonne, quindi id sarà uguale a new colonna e come nome gli diamo id e il nome del campo è id sezione, punto e virgola. Poi vogliamo la descrizione che sarà uguale a new colonna quindi descrizione e il campo è descrizione. Prima della descrizione il nome della sezione, quindi nome è uguale a new colonna nome sezione e qui ci va il nome, poi il numero di pagine che sarà uguale a new colonna quindi numero pagine e qua num pagine, punto e virgola. Quindi le nostre colonne sono pronte, definiamo la tabella, quindi table è uguale a new tabella, aggiungiamo le colonne, quindi table aggiungi colonna e li passiamo $id, la descrizione, il nome e il numero di pagine, quindi nome, descrizione e numero pagine. Gli settiamo la query, quindi table set query e gli passiamo la connessione virgola e cell sezioni, definiamo il titolo, quindi elenco sezioni e per finire definiamo la stampa, quindi stampa sarà uguale a new stampa e li passiamo alla tabella, punto e virgola. Ora salviamo in sessione la stampa per l'utilizzo di Ajax, quindi salviamo, premiamo F5 e come avete visto ci ha inserito le nostre sezioni e ovviamente il front-end non ha neanche una pagina associata. Ora diamo delle direttive per quanto riguarda l'ordinamento e la centratura dei dati, quindi id set opzioni e gli diciamo align center per quanto riguarda il titolo e align center per quanto riguarda il campo dell'id. Lo stesso facciamo col numero di pagine, quindi numero pagine set opzioni e gli diciamo align center e poi gli diciamo width 10% e i campi li vogliamo allineati al centro, quindi align center. Ora definiamo l'ordinamento, quindi $id set ordinamento e gli passiamo l'id sezione e poi gli diciamo $, numero pagine, set ordinamento di num pagine, punto e virgola. Salviamo, premiamo F5, abbiamo stretto forse un po' troppo la colonna, quindi la allarghiamo al 15%, perfetto. Ora ci spostiamo in
amministrazioni, definiamo le azioni associate a questa tabella e poi definiamo i pulsanti da inserire ovviamente in questa tabella. Quindi in amministrazioni selezioniamo il backend e definiamo una nuova azione e la chiamiamo elenco sezioni e come descrizione pulsanti elenco sezioni. Poi ci spostiamo in amministra pagine e definiamo una nuova pagina, modifica sezione, id modifica sezione, descrizione pagina per la modifica della sezione selezionata, quindi modifica sezione.php, creiamo il file col form, visibilità e redirect non ne abbiamo bisogno, quindi inseriamo la nostra pagina. Ora ci spostiamo in amministra pulsanti e definiamo quindi un nuovo pulsante che lo chiamiamo modifica sezione, descrizione pulsante per la modifica della sezione selezionata, selezioniamo l'azione, quindi elenco sezioni, funzione da richiamare seleziona sezione, creiamo il file, quindi per la funzione, tipologia di pulsante è un pulsante con immagine, pagina per il redirect, modifica sezione, percorso dell'immagine icone bedit.png, posizione del pulsante alla voce 1, messaggio di conferma non ne abbiamo bisogno e inseriamo quindi il nostro pulsante. Poi definiamo anche un nuovo pulsante per la cancellazione, quindi cancella sezione, pulsante per la cancellazione della sezione selezionata, azione del pulsante sempre elenco sezioni, funzione da richiamare cancella sezione, creiamo il file per la funzione, tipologia di pulsante, pulsante con immagine, pagina per il redirect, quindi una volta che cancelliamo la sezione noi vogliamo ritornare in elenco sezioni, percorso dell'immagine icone bdrop.png e posizione del pulsante numero 2, messaggio di conferma, sei sicuro di voler cancellare la sezione selezionata e inseriamo il pulsante. Perfetto, quindi ora abbiamo definito i pulsanti associati all'azione, abbiamo definito la pagina per la modifica, quindi ci spostiamo in elenco sezioni e definiamo anche l'azione per la nostra tabella, quindi table set azione che sarà elenco sezioni, punto e virgola, e quindi definiamo una nuova colonna che la chiamiamo ovviamente pulsanti e ci andrà qui l'id sezione, gli diamo le direttive, quindi set option, aggiungiamo quindi la colonna, salviamo, perfetto, quindi sono stati inseriti ovviamente anche i pulsanti per quanto riguarda la cancellazione e la modifica delle nostre sezioni. Ora dovremo aprire ovviamente
il nostro file seleziona sezione per il pulsante della modifica, e come per seleziona pagine, quindi recuperiamo il redirect associato a quel pulsante e lo rindirizziamo quindi alla pagina di modifica con l'header location, quindi road redirect di fk pagina di redirect, e gli diciamo end sezione è uguale a post dd record selezionato. Salviamo, premiamo F5, clicchiamo su home page e come vedete siamo in modifica sezione e nell'URL è stata aggiunta anche la sezione selezionata. Perfetto, quindi ora ci apriamo il file nuova sezione e modifica sezione, ci ricopiamo il form, qui cambiamo form nuova sezione in form modifica sezione, quindi dovremo definire anche l'azione e il pulsante per la modifica. Nell'hidden inseriamo anche la sezione di riferimento, quindi value id sezione e nome diciamo id sezione. Nell'intestazione del file quindi ci recuperiamo la sezione, $id sezione è uguale a $_get sezione, e gli dobbiamo dire che se è settato l'alert, quindi if iset alert, i dati si li recupera dal salvataggio in sessione, altrimenti dovremo effettuare la query e selezionare i dati dal database, quindi cell sezione select sezioni where id sezione è uguale a $id sezione, punto e virgola. Eseguiamo la nostra query. E quindi qua ci andrà row sezione al campo nome e row sezione di descrizione, e possiamo anche dirgli quindi $alert è uguale addend nb sp. Perfetto, salviamo, premiamo F5, ci ha caricato correttamente i dati. Ora ci manca da inserire il pulsante per il salvataggio, quindi definiamo una nuova azione e la chiamiamo form modifica sezione, form salva modifiche alla sezione selezionata, e definiamo un nuovo pulsante e lo chiamiamo salva modifiche. Descrizione permette di salvare le modifiche apportate alla
sezione selezionata. Quindi form modifica sezione, funzione da richiamare, salva modifiche sezione, creiamo il file, tipologia pulsante, pulsante con scritta, redirect, elenco sezioni e salviamo. Quindi ora ci spostiamo in elenco sezioni, modifichiamo la sezione home page, apriamo salva modifiche e inserisci sezione. Così replichiamo i controlli e il recupero delle variabili. Nome sezione e descrizione ok, qua riceviamo anche l'id della sezione, quindi $, id sezione a post id sezione, effettuiamo i controlli, salviamo i dati in sessione qualora ci sia errore e quindi pagina return and sets, quindi sezione, sarà uguale a id sezione. Ok, salviamo, proviamo a controllare il redirect, perfetto, sta funzionando, quindi modifichiamo la nostra query, update sezioni, set nome uguale a $, nome sezione, virgola, descrizione è uguale a descrizione e gli diciamo where id sezione è uguale a id sezione. Perfetto, e qualora la modifica ovviamente sia andata a buon fine, dobbiamo recuperare il redirect, quindi select redirect, select fk pagina redirect from pulsanti, where id pulsante è uguale a $, underscore post id pulsante incluso, e quindi qua ci andrà pagina redirect, quindi row redirect al campo fk pagina redirect, salviamo, premiamo F5, aggiungiamo una D, salviamo e come vedete siamo ritornati in elenco sezioni e la nostra sezione è stata modificata ovviamente aggiungendo una D. Ora rimodifichiamo ovviamente e ripristiniamo le condizioni iniziali. Ora invece ci concentreremo sulla cancellazione, quindi apriamo il nostro file cancella sezione, modifichiamo la nostra query e le diciamo delete from sezioni where id sezione è uguale e gli passiamo $ underscore post id record selezionato, punto e virgola. E quindi se la nostra query è andata a buon fine ovviamente ci recuperiamo il redirect dal pulsante incluso e modifichiamo l'header location. Quindi definiamo una nuova sezione, la chiamiamo test e da elenco sezioni cancelliamo la sezione appena creata.
Quindi diamo conferma e come vedete siamo tornati ovviamente in elenco sezioni e ci ha eliminato la sezione. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida definiremo la modifica e la cancellazione delle azioni.